partiamo con un video di Hank riguardo chat control. È molto interessante, vediamo un po' cosa dice e poi vabbè, ne discutiamo, insomma. Allora. Cari amici, care amiche, episodio 44esimo di Tecnicismi, Chat Control, sorveglianza di massa in Europa. Innanzitutto mi scuso se questo episodio esce con un giorno di ritardo, ma purtroppo ho avuto l'influenza, quindi sto registrando nel primo momento di parziale sanità. Che cos'è questo Chat Control che fa la notizia della settimana? Beh, in realtà Chat Control è un regolamento europeo che è discusso pensate, dal 2022, quindi c'è già tutta la sua storia burocratica, ma ve ne parlo oggi perché vi sarà una votazione in merito, una votazione importante, il 14 ottobre del 2025. Sul sito Fight Chat Control trovate un sacco di informazioni, io qua vi do soltanto quelle più importanti e puntuali, fra queste anche quali sono gli attuali stati che sono contrari, quali sono favorevoli e quali sono indecisi. Che cos'è questo Chat Control? Beh, innanzitutto il Chat Control non è il vero nome di questa regolamentazione, ma il titolo corretto è questo e trova uno dei nostri nuovi McCrispy. Adesso da McDonald's. Niente, vi tocca la pubblicità pure. Si tratta naturalmente di una causa importante, quella di combattere gli abusi su minori, quindi diffusione di contenuti pedopornografici, eccetera, eccetera, eccetera. E sebbene la causa sia ovviamente da perorare, la soluzione tecnologica che viene trovata da questi legiferatori europei è assolutamente inappropriata e mette a gravissimo rischio la privacy di tutti i cittadini europei. Sapete che in questo canale non si dicono cose così pesanti con leggerezza, quindi fidatevi, se vi dico così è proprio grave. Cerco però di darvi un'idea del perché è così grave. Dunque, innanzitutto ci riferiamo a tutte le piattaforme di messaggistica istantanea e anche mail. E una buona parte di queste, ecco qua avevo provato uno schemino ma ve lo rifaccio al volo, la maggior parte di queste applicazioni tipo WhatsApp offrono una cosa che si chiama end-to-end encryption. Che cosa vuol dire? Vuol dire che questo è il vostro telefono, questo è il telefono con cui volete parlare, della persona con cui volete parlare. Se voi mettete un vostro messaggino, ciao, così, questo messaggino prima di viaggiare nell'internet viene cifrato sul vostro dispositivo e quindi la versione che viaggia su internet e che arriva dall'altra parte non sarà ciao, ma sarà una roba tipo questa. Questa versione cifrata è importante capire che è incomprensibile per chiunque, tranne ovviamente chi riceve il messaggio. Chiunque, incluso WhatsApp stesso. Quindi anche se WhatsApp gestisce il vostro messaggio e lo inoltra, non è possibile per WhatsApp andare a leggere che cosa voi state mandando. E questo è un pilastro fondamentale della privacy, di come ci si può, di come funziona la crittografia e di come questi messaggi rimangono privati. Chat Control però propone una cosa che non va affatto bene. Prima di inviare il vostro messaggino ciao in questione, infatti, Chat Control vorrebbe che questo messaggio venisse non cifrato, ma hashed, quindi viene trasformato sempre in una roba circa illeggibile, ma non completamente illeggibile. E questo hash viene poi confrontato sui server, su dei server specializzati e se l'hash che avete del vostro messaggio assomiglia, viene trovato un match con degli hash che sono pre-salvati in questo grande database, e naturalmente questo database contiene messaggi, foto, video che hanno a che fare col tema della pedopornografia, ecco, allora lì parte il meccanismo di allerta, è possibile richiedere il messaggio in chiaro ed è anche possibile, volendo, risalire a chi è che ha mandato quel messaggio. Ora, ci sarebbero
diciamo, il motivo per cui mandare un hash non è la stessa cosa di mandare una cosa encrypted è un po' tecnico, quindi non entriamo così nel dettaglio qui. Se siete interessati però, io vi ho lasciato il PDF originale che spiega a pagina 298 quali sono queste soluzioni, che ripeto, sono soluzioni che non vanno bene, e non è che dovete fidarvi di me. Ci sono fior di crittografi ed esperti di sicurezza e studi accademici, queste sono solo alcune delle fonti, che mostrano come questo chat control metta a gravissimo repentaglio la nostra privacy. Quindi si tratta potenzialmente di un oggetto di sorveglianza di massa, compromette la crittografia end-to-end di cui vi ho appena parlato, c'è la possibilità di falsi positivi, naturalmente, e imposta anche un precedente globale, oltre che poi lasciare questa porta aperta ad hacker per poterla sfruttare per i fatti loro. Alcuni governi potrebbero decidere di non bloccare soltanto più quel tipo di contenuti, ma anche altri tipi di contenuti, e quindi insomma è veramente qualcosa di molto molto grave. Una cosa che sicuramente vi farà ribollire il sangue però è sapere che loro ovviamente si salvano da questo. I politici dell'Unione Europea si esentano da questa sorveglianza perché loro hanno il segreto professionale, e invece tutti gli altri sono stronzi. Ecco qua. Vi basti questo per capire che non è una roba che deve essere portata avanti. Che cosa possiamo fare come cittadini europei? Potete contattare i rappresentanti italiani, potete cliccare qua su i tuoi rappresentanti, scegliere Italia e non mandate un'email di insulti naturalmente, ma mandate un'email che non dovete neanche preparare voi. Dite quali sono le cose che vi preoccupano di più, dopo magari anche aver guardato bene il sito, letto le cose con calma, scegliete e poi qua, tac, vi esce la mailina bella pronta. Non c'è veramente ben poco da fare. Quindi mandando queste cose qua, non so se verranno considerate oppure no, però intanto facciamo la nostra mossa democratica per dire che chat control è un abominio, e nonostante ovviamente il tema, questo spero sia ben chiaro, il tema sia molto importante, questa soluzione non è la soluzione corretta. Bene, vi ho lasciato anche un paio di altri link. Allora, vabbè, diciamo, ciao Nagasauro, sì, sì, anche è un grande. Allora, però ci sono da dire alcune cose. Ovviamente la situazione è un po' cambiata, se controlliamo Fight Chat Control è cambiata, e adesso l'Italia, mi sa, prima supportava questa proposta, adesso è indecisa, quindi dai, c'è una speranza che l'Italia non voti per questa cosa. E la cosa è, se prendiamo il file che Hank stesso ha detto di vedere, vediamo. Dove? Eccolo qua. E andiamo a pagina 293. No, non in questo modo. Ah. Vabbè, ci vado a mano. Ah, era qui. Eccolo qua. Praticamente, come dice Hank stesso, il messaggio... partiamo dall'inizio. Cosa succede? Adesso, al momento, tutte le applicazioni di messaggistica utilizzano una crittografia end-to-end, cioè che il ricevente e il mandante, il mittente e il ricevente hanno delle chiavi che solo loro possono utilizzare per poter cifrare e decifrare il messaggio. Cifrare vuol dire renderlo
renderlo in un modo che non possa leggerlo nessuno, e decifrarlo è l'opposto. Quindi se io cifro con la chiave pubblica, il ricevente potrà decifrarlo con la chiave privata, perché in genere si usa chiave privata e chiave pubblica. Sono praticamente come due chiavi di casa, diciamo, e una è privata e quindi deve rimanere privata chiaramente, e la seconda è pubblica, dove tutti possono averla, perché è fatta così, cioè che tutti possono avere le chiavi pubbliche, e si cifra il messaggio con la chiave pubblica proprio perché tu puoi ottenere questa chiave, ma solo chi ha la chiave privata potrà decifrare questo messaggio. La proposta cosa vuole fare? Vuole fare in un certo modo che prima che venga cifrato questo messaggio, perché prima che viene mandato viene cifrato, ci sia qualcosa che ci sia qualcosa in modo da permettere che si possa vedere il contenuto, o comunque si possa cercare delle parole magari sospette o qualcosa di sospetto, proprio per proteggere i bambini e gli abusi sui minori. Ovviamente questo è nobile, nel senso, ok, chiaro che si vuole proteggere i minori, però come si deve fare? Qui si vuole fare utilizzando una specie di hash, in realtà non è proprio un hash, perché si vuole utilizzare questo foto DNA, che praticamente è un strumento, diciamo, un algoritmo sviluppato da Microsoft. E no, Natagasauro, non insegno in università, io lavoro in un'azienda di consulenza. E dicevo, praticamente questo è sviluppato da Microsoft, ed è utilizzato anche da Microsoft o altre aziende per appunto fare la detection, diciamo, individuare il materiale appunto per questi contro l'abuso di bambini, chiaramente, o comunque contenuti sospetti malevoli, diciamo. Però come funziona? Non è che crea un hash, perché in generale l'hash, se noi andiamo a vedere, praticamente è una sequenza, diciamo, una stringa che nasconde il contenuto di quello che tu stai facendo l'hash, praticamente, di cui stai facendo l'hash. Non è reversibile, quindi tu non puoi tornare indietro, non è come la cifratura, no? Che tu hai una chiave privata e quindi puoi decriptare. L'hash in teoria non, cioè, l'hash non si può, non si può fare la reversione. Però ci sono alcune cose da notare che appunto dopo magari vi dico. Questo foto DNA praticamente cosa fa? Vediamo se trovo qualcosa di interessante. Ok, magari questa qui. Ok, cosa fa? Ah, c'era anche... c'è anche questo. Sì. During its lifetime, a digital photo can be distributed, copied, and edited thousands of times. Each step in this journey leaves the image slightly transformed. We ask ourselves the question, given the billions of digital photos that exist in the world, how could we match copies of a single image? PhotoDNA provides a way to create from a photo a unique signature similar to a fingerprint that will remain consistent even after it is edited or manipulated. The photo's DNA is computed by converting it to black and white, resizing it, and breaking it into a grid. In each grid cell, a histogram of intensity gradients or edges is found. The photo's DNA is created from this gradient information. While you can't reconstruct the photo from its DNA, if two images share similar DNA, we know they are the same. The amount of data in the photo DNA is small.
ecco appunto, ecco proprio queste immagini. Praticamente loro vanno a creare questi quadratini. Ovviamente l'algoritmo è molto più complesso, nel senso che qui poi vanno a fare cose complesse, non ve le sto a dire, però magari vi do questo link che spiega in dettaglio come funziona. E praticamente cosa succede? Loro dividono l'immagine in questi quadratini e poi vanno a fare dei gradienti, cioè una combinazione di colori, dai, diciamo, ehm, per riconoscere poi le possibili immagini che hanno già memorizzato da qualche parte, perché chiaramente, ciao Rocco. Praticamente loro dovranno prima di tutto memorizzare queste immagini in questo modo, no? Come veniva detto qui. In questo in mezzo sarebbe il loro sistema dove loro hanno già creato queste immagini da confrontare. E poi vanno a confrontare se sono simili. Quindi diciamo non è proprio un hash, si può definire come un hash, però diciamo è più un'impronta digitale. E qua fa un esempio, ad esempio, perché la cosa interessante è che, interessante ma anche brutta, diciamo, ehm, poi vi dirò perché, eh, è che se l'immagine è poco modificata, riescono a trovare a confrontarla ad ottenere magari l'immagine che effettivamente è stata utilizzata. Tipo qui, adesso non so esattamente cosa è stato modificato qui, per me sono uguali, però qui dice che sono state modificate, per esempio, ehm, questi piccoli numeri e chiaramente, essendo che loro dividono questi quadretti, la maggior parte dell'immagine sarà simile all'originale. E questo però porta a un problema, cioè potrebbe portare a falsi positivi, cioè false allarme. Perché chiaramente se io sto confrontando due cose che potrebbero essere simili, questo mi può portare a falsi allarmi. Per esempio, non lo so, non lo so, per esempio qui magari se c'è un bambino ed è poco modificata, lui capisce che comunque potrebbe essere un'immagine dannosa per un bambino e quindi ovviamente la riconosce. E qual è il problema di chat control? Prima di tutto, chat control il problema è che prima che viene cifrata vengono fatti questi controlli. Non so bene come funziona l'hash per le parole, cioè per i messaggi testuali, perché comunque questo foto DNA è solo per immagini, per le immagini. Mm, non so bene adesso. E matching for text. Immagino che facciano anche qui un hash. Vediamo se qui c'è scritto qualcosa. Per esempio, qui non è nemmeno scritto quale algoritmo utilizzano per l'hash. Perché, ok, questo FotoDNA abbiamo capito è una cosa di Microsoft, un protocollo proprietario, quindi ok. Però, per esempio, per il testo ci sarà un qualche SHA. Mi sa di no. Perché è chiaro che se utilizzano un SHA-512, che è una funzione di hash abbastanza sicuro, no? Perché comunque non si conoscono attacchi per adesso, anche perché comunque l'hash di questo protocollo è veramente lungo, quindi un po' difficile da brute forzare. E qui ho inserito un'altra cosa. Dov'ero? 293. Però qual è il problema? È che se qualcuno, mettiamo caso che loro vogliono usare gli hash,
Quindi ci sarà un sistema dove ci saranno tutti gli hash di parole magari sospette, che ne so, tipo... Vediamo se apro Visual Studio. Per esempio, diciamo che per loro è sospetto pomodoro e panino, no? E loro creeranno, loro o chiunque sia, per esempio Microsoft avrà il suo sistema dove ha già creato questi hash di queste immagini. E diciamo che l'hash di queste cose sono tipo così. Non lo so, cioè volendo lo possiamo fare, però diciamo sono cose a caso, dai. Qual è la cosa? Prima di tutto, chi ha queste informazioni potrebbe risalire all'hash, perché chiaramente qualcuno ha creato questi hash. E seconda cosa, se per esempio io scrivo una parola, tipo pomodori, e il sistema riscontra che questa parola è dannosa, perché è simile magari a quella che ovviamente simile, qui si dovrebbe vedere come definiscono il simile con un hash, però vabbè. È dannosa, dicevo. Qual è la cosa? Ci sarà, questo messaggio sarà mandato o segnalato in qualche altro sistema, dove ci sarà poi una persona fisica che legge il mio messaggio. Quindi, se questo era un falso allarme, qualcuno ha letto il mio messaggio. Cioè, capite qual è il problema di questa proposta? Perché se esiste la crittografia, un motivo ci sarà. E quindi questo è un problema, perché prima di tutto qualcuno può leggere i tuoi messaggi tranquillamente, cioè tranquillamente più o meno, però avete capito il concetto. E seconda cosa, gli hash comunque esistono delle tecniche di brute force, come che ne ho già parlato l'altra volta, che sono le rainbow table. Praticamente tu puoi trovare delle parole già trasformate in hash in una tabella, diciamo così. Mm. In una tabella e quindi in teoria potresti trovare che cosa sto mandando. Quindi per esempio se c'è l'hash qui di pomodori, tu sai che sto parlando di pomodori per esempio. Quindi diciamo il problema è anche questo, cioè non è solo la lettura in sé dei miei messaggi, ma è anche che comunque l'hash si può, dipende quale hash comunque, quindi dovrebbero un attimo anche dire che hash vogliono utilizzare, essendo che qui non c'è, mi sa che qui si parla, non l'ho letto tutto chiaramente perché è lunghissimo e non ho avuto il tempo, però cercando tranquillamente qui non mi è apparso SHA, quindi non si sa. Quindi è questo il problema. E chiaramente per leggere questi messaggi le app di messaggistica dovranno modificare tutto, perché prima di cifrarlo dovranno fare in modo che vada in questi sistemi per controllare queste parole. Quindi questo. Però vediamo come va il 14 ottobre, tra 13 giorni, ci dovrebbe essere la votazione. Sì, è molto simpatica comunque che la cosa che i politici sono esenti da questa regola perché hanno il segreto professionale molto interessante. E come dicevo, l'Italia adesso è indecisa, quindi vediamo. Vediamo, gli oppositori, diciamo, sono solo questi, quindi soltanto questi. E i supporting sono un po'... Mi ha fatto un po'... mi sembra strano tipo Francia o Danimarca, cioè anche Spagna, Irlanda, cioè paesi così che supportano questa iniziativa. Però vabbè, vediamo come va.
Però oltre a questo, volevo vedere un po' di notizie con voi, diciamo. La prima, diciamo, io ho questo canale che sto un po' costruendo su Discord, vediamo prima o poi sarà pronto perché ci vuole un sacco. Però al momento mi sto facendo mandare le notizie con un bot, giusto perché ce ne sono infinite ogni volta. E niente, io inizierei da questa, poi vediamo, non so bene che notizie ci sono, non le ho viste tutte, poi ne arrivano ancora, tipo, ne ho 10 ancora non lette, vabbè. Però vediamo. Tipo questa dice finte multe pago pa, diciamo di quando è? Ah, del 29 settembre, vabbè, 2 giorni fa. Quando il cybercriminale si traveste da poliziotto. Finte multe in arrivo via email, SMS o anche tramite messaggio WhatsApp, addirittura. Con l'intento di spingere la vittima a pagare un importo sotto minaccia di sanzioni legali tramite estinzione pago. Ok. Mm, ma come fanno? Vabbè, sarà uno smishing generico, mi sa. Vediamo se c'è magari qualche messaggio. No. Va bene, Angela, ti rispondo per messaggio. Ecco qua. No, perché Angela mi chiedeva come stavo e che ha un problema con le cuffie e quindi mi ha chiesto se rispondevo per messaggio. Diciamo io per questo... Io sono super paranoica anche per queste scemenze, io vado, cioè non scemenze, però se uno mi dice perché devi rispondere in chat, vado in paranoia, però vabbè, non penso succeda niente. Comunque stavamo dicendo lo smishing. Ehm, Sì, vabbè, qui non c'è un messaggio purtroppo, quindi non so bene qual è il messaggio, sarebbe stato utile vederlo, però immagino sia tipo che arriva una multa. Andiamo avanti. Vabbè, questo è un data breach. Mm, ok, interessante questa. Ok. Che magari questa law enforcement sta usando AI per sintetizzare le evidenze, posso tradurre così? Oddio, non lo so, dipende come è fatta questa AI. Cioè, spero sia in locale, perché, cioè, sono comunque dati sensibili. C'è sempre questa cosa nell'utilizzare l'intelligenza artificiale che comunque dati sensibili ehm, dovrebbero essere trattati un po' meglio e non buttati nell'intelligenza artificiale, però vabbè. Andiamo avanti. Vabbè, questa no. Magari no. Ah, vabbè, sì. Insomma, io vado un po' avanti, ma se vi interessa qualche notizia ne possiamo anche parlare. Mm. Ah, vediamo questa, ransomware gang. Uh, ok. Ah, il Medusa Ransomware è molto famosa come gruppo per queste cose. Ah, ok. Qua dice che quando hanno fatto accesso al BBC, ai sistemi interni di BBC, della BBC, hanno pianificato di rubare dati sensibili. Ah, hanno pagato quindi. Vediamo.
Ah no, ok, è stato richiesto il 15% del pagamento del ransomware se provvedevano accesso a questa Medusa Group. 10 milioni, ma no. Insomma, qui con i ransomware è sempre un po' un pago non pago, no? Perché ovviamente se paghi stai comunque contribuendo, diciamo così, a un'operazione criminale, perché comunque sono criminali. Però se non paghi potresti non avere backup, non potresti anche non avere backup dei tuoi sistemi, quindi in caso sei un po' fregato. Vediamo, scammer, sempre che scammer, criptovalute e data breach. Queste sono le notizie più di moda. Ah, questa è interessante, ok. Questa ne ho parlato in un video che ve lo posso condividere. Cos'è? Vediamo un po' se riesco a condividere. Che ne ho parlato del phishing, quindi ve lo condivido. Mm, come posso... Dov'era? Ah, eccolo qua. Ah, no, allora, qui il QR code di strada, praticamente loro cosa fanno? Immagino sia questa, vediamo. Praticamente loro attaccano i QR code fittizi, quindi malevoli, sopra QR code già esistenti. Quindi tu pensi magari di star scansionando il QR code, magari non lo so qui di cosa parla, non lo so adesso, magari della banca, e invece stai scansionando il QR code di un hackerino. Questo è molto interessante, cioè in America si sente di questo già da un po', qui in Italia si sta iniziando a sentire adesso. Però è interessante perché loro cosa fanno? Loro costruiscono QR code che quando tu li scansioni ti fa navigare su un sito web malevolo, sempre dell'hackerino. Qual è la cosa qui? È che tu non vedi il link, chiaramente, perché tu vedi soltanto il QR code, no? Quindi tu, non sapendo il link, magari scansioni il QR code e vai direttamente sul link che ti ha mandato, in questo caso che hai scansionato con questo QR code fisico. Qual è la cosa qui? Per evitare questo dovete usare delle app comunque dedicate, perché per esempio no, c'è la fotocamera del telefono, solitamente può anche scansionare il QR code e sotto vi fa vedere che link si nasconde dietro. Chiaramente se voi vedete una cosa un po' strana, se io sto andando in una banca, no? E il link però si chiama cicciopasticcio.it, c'è qualcosa di strano, quindi non ci cliccate. Oppure, sì, volendo la potete anche disabilitare questa scansione
e utilizzare magari un'applicazione, così vi fa vedere il link più ancora meglio, perché alcune applicazioni ve lo fanno vedere proprio in modo grande e non quindi piccolino come fa la fotocamera. E poi sì, se avete questi, perché molti link di phishing in questo caso, perché poi diventa alla fine un attacco di phishing, perché cioè è un phishing, però alla fine il phishing è sempre della famiglia del phishing. Phishing, oddio. Quindi se vi arriva un link tipo Bitly o TinyUrl, questi sono siti che vi permettono di accorciare l'URL. Scusate, rejecto. Praticamente che faccio? Io per esempio faccio cinnamonsec.com, che non esiste, e lo posso accorciare e diventerà, forse se non esiste non lo fa, non sono sicura di questo. Ah, ok. Cinnam. Cinna. Ok. Alias, ok. Non lo so, facciamo così. E ve lo trasforma in questo modo. Ora, io chiaramente ho messo questo per modo d'esempio, però capite che cambia tutto. Quindi voi non vedete il reale. Mettiamo caso che qui c'era tipo supermalevololink.it e io vi metto supmal link. Anzi, vi metto ah, fidati del link. A voi vi arriva questo, magari con una cosa magari più sensata, cioè magari se l'attacco è della banca, magari qui mettono il nome della banca, no? Però capite che voi non lo vedete, quindi che fanno loro? E poi si può fare anche il QR code, vedete? Quindi se io scansiono questo QR code, io vedo questo. Però se voi prendete questo e lo mettete per esempio in questi siti che invece sono utilizzati per fare le... Oddio, questi cookie. Sono un po' troppi. Ok. Per fare il contrario, no? Io gli do quello creato piccolino e lui da qualche parte prima o poi mi darà quello giusto. Oddio, non ho mai usato questo specifico, però vediamo, ce n'era anche un altro. Check short URL. Ah. Mettiamo... No. Vediamo cosa succede, perché qui è ancora please wait, quindi... Ah, vedete, qui mi fa vedere supermalevololink.it, quello che io avevo inserito. Quindi diciamo questa è un'altra... Questo vi può tornare utile anche con il phishing, no? Se ricevete delle email di phishing o con lo smishing, con gli SMS. E poi se avete degli URL sospetti potete usare uno di questi siti web. Io utilizzo sempre il mio fidato urlscan.io che vi fa vedere che cosa c'è all'interno. Vediamo se c'è l'ultima scansione che ho fatto, sì. C'è ancora, spero. Ecco, per esempio, questo è un link che io ho ricevuto tramite SMS. Ne parlavo qualche live fa, ho fatto anche un video, ve lo posso condividere anche questo. No, non ho fatto il video specifico su questo, però ho fatto un video sullo smishing.
Quindi se vi interessa io ve lo mando. Io vi mando tutto. Ehm, dove appunto si vede che è malevolo e poi vedete, cioè, questo è un attacco verso DPD, quindi un corriere, però il sito web era un sito di vestiti vintage, cosa molto simpatica. Quindi diciamo potete utilizzare anche questi siti, però chiaramente dovete fare attenzione, è sempre quella la cosa. E poi andiamo avanti, intanto chiudo queste cose che tanto... Vediamo un po' cos'altro c'è di interessante. Questi spyware cosa. Questo... mhm. Ah, hanno attaccato l'azienda di birra giapponese. Onestamente non sono esperta di birra, però vediamo. Non hanno potuto inviare ordini e gestire le chiamate. Ah, ok, vabbè. Mhm. Ah, dice però che non hanno confermato che ci siano stati ehm, perdite di dati personali dei clienti, almeno. Ah, questa compagnia include anche Peroni. Ah, non lo sapevo. Si scoprono cose. Ok, ok, vabbè. È molto breve come notizia. Ah, interessante questo. Dice Shadow Bleak, un attacco che sfrutta un bug zero click di ChatGPT. Mm. Ah, c'è pure dettagli, ci sono dettagli. Ok, English. Ok, intanto leggiamo la notizia qui. Dice Deep... Ok, ok, quindi è questo Deep Research, va bene. Sfrutta un bug di Deep Research, vabbè. Ah, ok, quindi questa non so bene adesso cosa fa questo Deep Research, però pare che dica che può essere integrato con servizi come GitHub o Gmail ed effettuare ricerche su dati personali dell'utente. Ah, ok, interessante. E quindi usano questa nell'attacco, Shadow Leak, gli attaccanti hanno sfruttato questa integrazione per sfruttare dati sensibili dalle mail. Ah, ok. Ah. Ok, ok, ok. Praticamente dice che fanno gli hackerini, mandano questa email alla vittima che contiene un prompt. Praticamente il prompt è quello ehm, che per esempio voi date a ChatGPT per dirgli dimmi sta cosa o fammi questo, fammi quello, no? E quindi loro lo nascondono perché l'email non ha altro che HTML, no? Come un sito web. E quindi loro lo inseriscono lì dentro e quando Deep Research, che comunque è sempre un'estensione dell'email, legge questo prompt, raccoglie dati sensibili e li invia ad un link che punta sempre ad un server controllato dagli hackerini. Vedete, quindi dice il prompt nascosto può per esempio ordinare a ChatGPT di individuare
nelle mail ricevute il nome completo della vittima, il suo indirizzo di residenza, il suo numero di telefono. Questo è interessante. Chissà se l'hanno sistemato. Vediamo di che giorno è questo. Ah, oddio, ieri. Non penso, quindi. Vediamo se ci sono più informazioni. No, non sembra. Però qui... Ah, Deep Research. Qui ci deve essere sempre qualche social engineering, no? Che comunque sarebbe tipo il phishing e queste cose qua. Chiaramente è molto più complesso, perché alla fine ingegneria sociale, no? Dove tu vai a... mi viene la parola in inglese perché l'ho appena letta. Ehm, vai a imbrogliare le persone facendogli credere magari che tu sei questa persona o magari che appunto il messaggio viene da un'altra persona o da un'azienda, così loro si fidano e cliccano sul link o ti danno informazioni, per esempio. C'è anche il social engineering fisico, no? Che si chiama impersonificazione. Una persona si impersonifica come un'altra per fare cose. Per esempio, nelle aziende è utilizzato questa attività per provare ad entrare dentro le aziende, provare a vedere dove possono arrivare, così da vedere se un hackerino vero riuscisse ad arrivare a quell'azienda, cosa può fare, entrare in quale stanza o accedere magari a dati in qualche stanza che contiene dati sensibili, cose di questo genere, diciamo. Ed è molto interessante perché poi c'è tutta la psicologia dietro, no? Perché chiaramente devi comunque conoscere la persona a cui farai questo attacco e poi devi in un certo modo ingannarla. Chiaramente non è una roba semplice. Però è interessante questo attacco, molto interessante. Che poi a sto punto, cioè, tu non devi cliccare niente. È assurdo, perché tu basta che mandi un'email con questo prompt injection. Chiaramente devi avere questa estensione attivata. Però se hai questa estensione... Oddio, non lo so se è un'estensione o se è già attivata, perché qui comunque sta parlando di ChatGPT, quindi... Ah no, però dice can be activated, quindi può essere attivata. Il deep research. Ah, ora ho capito che cos'è. Scusate, sono un po' ritardata. Certe volte capisco dopo che cosa sono le cose. Interessante questo, molto interessante. Vorrei capire di più. Quindi dice... Ah, però chiaramente deve essere collegata alle vostre email. Cosa non proprio bella. Perché sennò come fa? Ok, non ne so moltissimo di questa funzionalità di ChatGPT, però mi informerò perché sembra proprio interessante. Ah no, ok, dice che la puoi integrare, ok. Quindi in qualche modo la devi integrare e quindi devi dare accesso a Gmail o GitHub, quindi chiaramente ha già accesso a troppe informazioni secondo me. Però non lo so, vabbè. Vediamo qualche altra informazione. Mm. Ah, vabbè, questa è molto simpatica. Dice che, giusto, leggiamo questo, che dice che la minaccia più insidiosa arriva dall'interno, colleghi scontenti, dipendenti negligenti, persone manipolabili. Oddio. E in effetti,
ci sono alla fine, ci sono stati casi in cui dipendenti prima che venissero licenziati hanno rubato informazioni o non so se hanno fatto anche danni, questo non lo so, però magari c'è nella storia. Vabbè, insomma, dice Insider, sì, vabbè. Va bene. Diciamo, sto prendendo solo notizie così, leggere, visto che sono quasi le 7. Mm. È un altro di Shadow League. Questo è interessante, eh? Può essere veramente interessante. 2 volte, va bene. Ok. Non mi sembra ci siano altre notizie. Vediamo un po', scrolliamo. Vedete, sempre data breach e cose varie. Ah, questa WestJet ha confermato che c'è stato un data breach. Un data breach non è altro che un'esposizione di dati sensibili. È da prima che ne parlo, ma vabbè. E qui in questo caso ha esposto informazioni dei viaggiatori. Lo dice che cosa? Ah, inclusi passaporti e ID, carte d'identità. Insomma, insomma, tutte queste informazioni sono state esposte. Che poi cosa ci fanno? Con queste informazioni le vendono o le usano per magari attacchi di phishing o cose così. Infatti spesso nei forum, anche tipo su Telegram o comunque nel dark web, vendono queste informazioni solitamente. Ok, ok, questo che cos'è? Matrix PDF. Oh, ok, sembra interessante. Sì, che poi vedete, questi nuovi strumenti per fare questi attacchi vengono pure venduti. Perché dice che il venditore... ehm, Ah, no, ok. Avevo capito male. Però in generale possono essere venduti. Ok. Ok, non parla molto dell'attacco in sé. Però dice che c'è azioni, JavaScript, che è un linguaggio di programmazione. Fa simulazioni, però... ok, ok, è un tipo uno strumento dove crea un PDF e aggiunge azioni malevole. E poi verrà mandato come email, come, sì, come allegato in email, con un'email. Ok, quindi sempre che phishing con un allegato. Insomma. Mm, sì, che poi parliamo delle allucinazioni dell'intelligenza artificiale, no? Che sarebbe quando fanno degli errori, detta in modo molto semplice e molto presa alla larga. Oh no, adesso non posso più leggere.
Ok, adesso sì. Eh sì, perché comunque, cioè, con l'utilizzo di ChatGPT o comunque tutti questi strumenti di intelligenza artificiale bisogna stare attenti perché comunque loro hanno informazioni da qualsiasi risorsa, non sanno capire se è giusta o sbagliata. Se voi chiedete qualcosa, dovete stare attenti, dovete controllare anche le fonti e cosa vi sta dicendo, perché certe volte dice scemenze. Quindi se è usato nella cyber security, diciamo, per un report, per esempio, bisogna stare attenti, no? Perché comunque magari ti dice che una vulnerabilità è classificata come low, perché diciamo in un report tu hai una classificazione delle vulnerabilità che trovi. Si va dal critico all'information, all'informazione, diciamo, che non ha un rischio in sé. Ehm, E, questa classificazione è in base appunto al rischio, cioè cosa succede? Ti distrugge il sistema, possibile prendere dati, cose di questo genere. E se per esempio una vulnerabilità, per esempio ChatGPT, prendo lui perché è il più famoso, diciamo, ti dice che magari è critica, però in realtà è low, o al contrario, è ancora peggio, no? Magari ti dice che ha un rischio basso quando poi magari... Oh mamma mia, un sacco di messaggi. Sì, mi sa che ho... Ok, vabbè. Dicevo, se vi dice che magari è basso rischio, però magari è critica, è un problema lì. Chiaramente non credo che ci sia questa distinzione così totale, però bisogna stare attenti, bisogna controllarle le fonti e anche controllare cosa vi dice. Vediamo cos'altro c'è. Mm, Insomma, anche qui un altro data breach, vedete, si parla solo di data breach ormai. E qui è stato Alias addirittura. Vediamo, Alias Live. Ah, 1,5 milioni di persone, va bene. Ah, hanno avuto nomi, indirizzi, nascita, giorno di nascita, e il numero sociale. Non so bene qual è la social security number. Insomma, pure qui. Ah, che poi se volete vedere effettivamente... vai, ping pong. Se volete vedere se la vostra email è stata... è contenuta in un data breach, potete controllare qui. Mettete la vostra email, per esempio se faccio test@test.com, fate check, per esempio test@test.com è all'interno di 572 data breach. Vi fa vedere anche quali e quando sono stati... Ah, vi fa vedere anche quali dati sono stati compromessi, no? Per esempio, appunto, c'è anche test@test.com in questo data breach di cui stavamo parlando. È interessante, va bene. Ah, che cos'è questo? Ah, ok, dice che praticamente Google ha questa nuova ehm, feature, questo nuovo strumento con l'intelligenza artificiale per Google Drive Desktop comunque, che automaticamente metterà in pausa la sincronizzazione con i file. Ah, ok. Quando
identifica un ransomware. Sì, ma come fa? Cioè, ok, perché vuole cifrarlo probabilmente. Perché il ransomware è quel... Ah, ok. Il ransomware è quel malware che praticamente ti cifra i dati e poi ti chiede un riscatto facilmente, tranquillamente. Ho fatto un video anche su questo. Interessante. E quindi ha questa nuova funzionalità dove puoi attivarla e disabilita la sincronizzazione, perché sennò sincronizza file cifrati praticamente. Un altro data breach? Ah, questo è quello di prima, l'avevamo già letto. Ok, le informazioni sono finite, però questo shadow link è interessante, molto molto interessante. Anzi, sono rimasta affascinata da questo attacco adesso. Stasera me lo leggo. Ok. E niente, le notizie sono finite, quindi direi che ho finito anch'io. Quindi niente, adesso vado a mangiare, buona serata e